Ciao a tutti, oggi in questo video vi mostrerò come riuscire ad ottenere un innesto tra due piante grasse, come quello che state vedendo, guardate. Il risultato è davvero molto carino e a differenza di quello che potrebbe sembrare, riuscire ad ottenerlo è davvero molto semplice. Io vi consiglio di seguire il video perché rimarrete sorpresi dal capire quale sia la tecnica. La prima cosa che dovrete fare sarà quella di scegliere i due soggetti da innestare, quindi la base e la parte apicale. Per la base io vi consiglio di scegliere una pianta che abbia la forma di un tronchetto, che abbia un diametro di circa 2 cm e un'altezza di 10. Poi, in base a quello che avete scelto come base, dovrete trovare una parte apicale che abbia un diametro almeno delle dimensioni della base. Quando sceglierete il soggetto da utilizzare come base per l'innesto, mi raccomando, verificate che questo si sviluppi verso l'alto e non in orizzontale e che quindi non crei un effetto palla una volta cresciuto. Per quanto riguarda la scelta della piantina da utilizzare nella parte superiore dell'innesto, io vi consiglio di scegliere una piantina che abbia una forma sferica, come queste, guardate, praticamente dei veri e propri palloncini. Ce ne sono di tantissimi colori e tipologie, quello sarà poi dettato da un vostro gusto puramente personale. La piantina che ho scelto di utilizzare per questo innesto sarà di colore rosso acceso. In casa ho già una pianta adulta con dei figli intorno, quindi anziché tagliare le radici a questa, prenderò uno dei figli dell'altra pianta in modo da comunque non compromettere questa e l'apparato radicale che ha, perché ormai questa ha già radicato ed è assolutamente autonoma, e permetterò a un'altra piantina di essere utilizzata e di vivere di vita propria. Procurarsi l'attrezzatura che servirà per compiere le operazioni successive sarà davvero semplice, quindi basterà procurarsi un taglierino, un guanto in lattice, dei guanti che abbiano una base spessa per evitare poi di pungersi con le spine delle piante grasse e un paio di forbicine. Prima operazione da fare: se avete una pianta in casa e volete utilizzare uno dei suoi figli, come in questo caso, prendetela e staccate uno dei figli che ha. Io vi consiglio di staccare il più grande, come in questo caso, guardate, preleverò questo. Prelevarlo è davvero molto semplice, ecco qua, è bastato applicare una leggera pressione e l'ho tirato via. Abbiamo così ottenuto la piantina che utilizzeremo nella parte superiore dell'innesto. Una volta ottenuta sarà sufficiente prenderla, capovolgerla e tagliare col taglierino, così, niente di più. Ecco qua. E creare un'apertura, spero che si veda, di circa 1 centimetro. Guardate il mio dito e fate una proporzione. L'operazione successiva sarà quella di tagliare l'apice di questa pianta, quella che farà da base per intenderci, quindi abbiate l'accortezza, quando andate ad effettuare questo taglio, di creare poi uno spazio, quindi una parte viva tagliata di questa che sia più o meno delle stesse dimensioni dell'altra, in modo che una volta tagliati questa si possa appoggiare sull'altra e le due parti, quindi le parti vive, una volta che saranno unite, saranno perfettamente coincidenti. Provo a spiegarvelo meglio mostrandovelo. Guardate, se noi andiamo a cimare la parte superiore appena all'inizio, così, vedete? Ecco qua. Abbiamo sì ottenuto una parte viva, come potete notare, guardate, però se noi andassimo poi a posizionare questo sopra, come potete notare, sarebbe troppo piccolo. Lo vedete? Ecco qua. Quindi in questo caso io ho ancora margine per operare, posso ancora creare un piccolo taglio e cercare di andare a far coincidere le due parti vive. Come potete notare è proprio completamente diversa la dimensione. Se io invece fossi andato direttamente nel centro non avrei più potuto rimediare all'errore, perché insomma la pianta ormai era arrivata a quel punto e sicuramente non poteva ridursi più il taglio e il diametro di taglio. Mi raccomando, quando realizzate questo taglio, che lo stesso sia perfettamente perpendicolare all'asse della pianta. Prendete il guanto in lattice, prendete le forbici e con queste andate a ritagliare nella parte inferiore del guanto 4 striscette di circa 1 centimetro come spessore. Se volete, come ho fatto io, potrete aiutarvi facendo delle linee in matita o in penna prima, in modo da seguire quelle durante il taglio. Ed alla fine otterremo questi, guardate. Non resterà altro che unire le due parti in questa maniera, guardate, semplicemente appoggiandole una sull'altra. Ecco qua, e l'operazione è finita. Per essere sicuri che le due parti durante la fase di cicatrizzazione non si spostino, sarà sufficiente prendere l'elastichino che abbiamo appena creato dal guanto e fare questa operazione, guardate. Andiamo dalla base, posizioniamo e andiamo a posizionarlo in questo modo, guardate. Niente di più. Ecco qua.
Una cosa davvero molto importante, direi tassativa, è che la parte superiore e la parte inferiore in questo punto coincidano perfettamente. Se no, che rischio correrebbe la pianta, soprattutto quella superiore? Innanzitutto di non avere abbastanza nutrimento, perché il fatto che si tocchino praticamente permetterà il passaggio di linfa, ma in più se dovessero rimanere degli spazi tra una e l'altra, proprio in quegli spazi si potrebbero creare delle muffe e dei batteri che farebbero morire entrambe le piante. Per avere la certezza che durante la fase di cicatrizzazione la parte superiore non si sposti da quella inferiore rispetto alla posizione iniziale, potrete mettere anche un secondo elastico, come ho fatto io, creando una forma di croce, quindi 4 angoli a 90 gradi. E io vi consiglio vivamente di utilizzare gli elastici ricavati dal guanto. Perché? Perché questi hanno uno spessore circa di 1 centimetro, come vi avevo detto di fare, volendo anche qualche millimetro in più. Facendo in questo modo praticamente non andremo a creare la stessa pressione che avremmo creato se avessimo utilizzato un elastico di cancelleria, quelli fini per intenderci, perché se avessimo utilizzato quelli, la pressione che qui viene praticamente distribuita in 1 centimetro, lì sarebbe stata tutta concentrata in un filo, creando praticamente dei solchi davvero antiestetici alla fine del lavoro. Trascorse 2 settimane potremo andare a rimuovere gli elastici. Se rimuovendoli noteremo che la parte superiore e quella inferiore sono perfettamente saldate, ma soprattutto se nel punto di giunzione non si presentano né muffe né marciume, allora vorrà dire che l'innesto è perfettamente riuscito. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che sia stato utile per imparare qualcosa di nuovo e di divertente. Se vi è piaciuto mi raccomando lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale. E già che ci siete dategli anche un'occhiata. Detto questo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.